Buongiorno a tutti da Bruno Pepi. Ho fatto il vaccino anti-Covid Pfizer e al momento non ho alcun effetto collaterale, neanche un dolorino dove è stato iniettato e non ho neppure sentito l'ago avermi punto. Io ritengo che sia giusto fare il vaccino se amiamo noi stessi, pertanto vi invito a farlo non solo per noi stessi ma anche perché amiamo il nostro prossimo come noi stessi. Il vaccino Covid-19, noto come Pfizer BioNTech, è il primo vaccino disponibile in Italia per prevenire Covid-19, la malattia causata dal virus SARS-CoV-2 nei soggetti a partire dai 16 anni di età. Il vaccino è stato autorizzato da EMA e AIFA e la sua messa a punto ha previsto tutte le regolari e consuete fasi di verifica in merito all'efficacia e alla sicurezza. In Italia la sua somministrazione è iniziata il 27 dicembre secondo il piano nazionale di vaccinazione che prevede più fasi. Il vaccino Covid-19 è stato il primo vaccino ad arrivare in Italia, seguito da Moderna, approvato da AIFA il 7 gennaio 2021. Come funziona? Il vaccino è perché deve essere considerato sicuro. Come agisce virus SARS-CoV-2? Una singola particella, virione del virus SARS-CoV-2, ha forma rotondeggiante e sulla sua superficie presenta delle punte che fanno così assomigliare il virus a una corona, da cui il nome coronavirus. Sulle punte è presente la proteina spike in grado di legarsi all'enzima di conversione dell'angiotensina 2-AC2, un enzima coinvolto nella regolazione della pressione sanguigna e che si trova sulle cellule dell'epitelio polmonare, dove difende i polmoni dai danni causati da infezioni e infiammazioni. Il virus, legandosi ad AC2, entra nelle cellule e impedisce all'enzima di compiere il proprio ruolo protettivo. La proteina spike rappresenta dunque una chiave che permette l'accesso del virus alle cellule dell'organismo attraverso l'angiotensina 2-AC2 che funge da serratura. All'interno della cellula il virus rilascia il proprio codice genetico virale RNA e costringe la cellula a produrre proteine virali che creano nuovi coronavirus. Questi a loro volta si legano ad altre cellule portando avanti l'infezione. Come funziona il vaccino Pfizer BioNTech? Tutti i vaccini attualmente in studio sono stati messi a punto per indurre una risposta che blocca la proteina spike e che quindi impedisce l'infezione delle cellule. Il vaccino Covid-19 contiene le molecole di RNA messaggero mRNA che presentano al loro interno le indicazioni per costruire le proteine spike del virus SARS-CoV-2. Nel vaccino le molecole di mRNA sono inserite in una microscopica vescicola lipidica, una bollicina che protegge l'mRNA per evitare che deperisca in fretta, come solitamente accade, e che venga distrutto dalle difese del sistema immunitario, in quanto componente estraneo all'organismo, così che possa entrare nelle cellule. Una volta iniettato il vaccino, l'mRNA viene assorbito nel citoplasma delle cellule e avvia la sintesi delle proteine spike. La loro presenza stimola così la produzione da parte del sistema immunitario di anticorpi specifici. Con il vaccino dunque non si introduce nelle cellule di chi si vaccina il virus vero e proprio e quindi il vaccino non può in alcun modo provocare Covid-19 nella persona vaccinata, ma solo l'informazione genetica fondamentale alla cellula per costruire copie della proteina spike. La vaccinazione inoltre attiva anche le cellule T che preparano il sistema immunitario a rispondere a ulteriori esposizioni al virus SARS-CoV-2 se in futuro la persona vaccinata dovesse entrare in contatto con il virus. Il suo sistema immunitario ne avrà memoria, lo riconoscerà e si attiverà per combatterlo.
bloccando le proteine spike e impedendone l'ingresso all'interno delle cellule. Una volta compiuta la propria missione, l'mRNA del vaccino non resta nell'organismo, ma si degrada naturalmente pochi giorni dopo la vaccinazione. Non c'è pertanto alcun rischio che entri nel nucleo delle cellule e ne modifichi il DNA. Il vaccino Covid-19 mRNA viene somministrato in 2 iniezioni, in genere nel muscolo della parte superiore del braccio, a distanza di almeno 21 giorni l'una dall'altra. Il vaccino Pfizer-BioNTech è sicuro? Il vaccino Covid-19, noto come Pfizer-BioNTech, è stato autorizzato da EMA, Agenzia Europea per i Medicinali, e AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. In merito alla sua sicurezza e alla sua qualità si è espresso anche il New England Journal of Medicine. Gli studi sui vaccini anti-Covid-19, compreso il vaccino Covid-19, sono iniziati nella primavera del 2020 e sono durati pochi mesi rispetto ai tempi abituali. Hanno però visto la partecipazione di un numero molto più alto di persone, un numero 10 volte superiore agli standard degli studi analoghi per lo sviluppo dei vaccini. È stato così realizzato uno studio di grandi dimensioni, sufficienti per dimostrare efficacia e sicurezza del vaccino, e la messa a punto del vaccino non ha saltato nessuna fase normalmente prevista. In tempi brevi, che hanno portato alla registrazione rapida, sono stati resi possibili grazie alle ricerche già condotte da molti anni sui vaccini a RNA, alle grandi risorse umane ed economiche messe a disposizione in tempi rapidissimi e alla valutazione delle agenzie regolatorie dei risultati ottenuti man mano che questi venivano prodotti, e non come si usa fare soltanto quando tutti gli studi sono completati. Queste semplici misure hanno permesso di risparmiare anni sui tempi di approvazione. Lo studio di efficacia, uno studio clinico di dimensioni molto ampie, ha dimostrato che il vaccino Covid-19 è efficace nella prevenzione di Covid-19 nei soggetti a partire dai 16 anni di età. Il profilo di sicurezza ed efficacia di questo vaccino è stato valutato nel corso di ricerche svolte in 6 paesi, Stati Uniti, Germania, Brasile, Argentina, Sudafrica e Turchia, con la partecipazione di oltre 44.000 persone. La metà dei partecipanti ha ricevuto il vaccino, l'altra metà ha ricevuto un placebo, un prodotto identico al vaccino ma non attivo. L'efficacia è stata calcolata su oltre 36.000 persone a partire dai 16 anni di età, compresi soggetti di età superiore ai 75 anni, che non presentavano segni di precedente infezione. Lo studio ha mostrato che il numero di casi sintomatici di Covid-19 si è ridotto del 95% nei soggetti che hanno ricevuto il vaccino. 8 casi su 18.198 avevano sintomi di Covid-19 rispetto a quelli che hanno ricevuto il placebo. 162 casi su 18.000 avevano sintomi di Covid-19. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni e spero che il video vi abbia convinto a vaccinarvi. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande e o suggerimenti, scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Pepi, dove potrete trovare tutti i video precedenti, sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento, con i vari personaggi biblici. Bene. Arrivederci da Bruno Pepi, al prossimo video.